seconda volta, non so davvero che cosa aspettarmi da una macchina ormai veramente dimenticata da Dio, ma non da noi appassionati, e infatti me l'avete chiesta 1 miliardo di volte e ve l'abbiamo portata. Fiat Tipo 2000, iniezione elettronica, 16 valvole, in pochi sanno come va per il semplice fatto che non se ne vedono più da anni. Partiamo con il dire che l'esemplare che sto provando sembra nuovo, tutte le componenti dalla frizione al cambio allo sterzo, l'assetto è nuovo, ma il resto è davvero tutto come se fosse nata ieri. Primissima impressione è che è una macchina semplice, non è ovviamente una superpotenza, ha soltanto 146 cavalli e si sente, non ti attacca decisamente al sedile. Cerchiamo di capire quali sono le sue qualità, quindi cosa di buono la Tipo 16. Intanto il motore inizia a prendere vita tra i 4 e mezzo fino ai oltre 6.000 giri, dove c'è la linea gialla, poi inizia a respirare come Dio comanda, o almeno fa il massimo che si può chiedere da 146 cavalli. La prima frenata è già stata abbastanza tragica, me lo potevo aspettare. Quello che non mi potevo aspettare invece è la semplicità di guida, e telaisticamente la credevo molto peggio. È pur vero che questo telaio, quindi il Tipo 2, è lo stesso, la stessa piattaforma che poi è stata usata su macchine che vengono trattate a livello dinamico molto meglio di come potrebbe essere fatto per la Tipo. Va premesso che su questo modello l'unica licenza che il proprietario ha deciso di prendersi è proprio stata quella di un assetto sportivo, quindi abbiamo un Bilstein regolabile e molle Eibach -5, quindi molto più bassa e molto più rigida, un assetto di qualità quadrupla se non quintupla rispetto a quello con cui usciva di fabbrica. In questo caso va bene così perché almeno riusciamo a capire se effettivamente il telaio aveva un minimo di qualità di fondo o no, e secondo me la risposta è sì. È molto più rigida di quello che si è sempre raccontato di lei. Non è una macchina che è passata alla storia o che ha preso un'aura leggendaria come la sua sorella minore, la 1 Turbo. Era una macchina diversa, con un suo carattere che non è neanche poi male. Ha un bel cambietto, un bel posizionamento dei pedali, un avantreno molto migliore di quello che potevo immaginarmi guardando come è posizionato il motore sull'asse anteriore, e avevo un po' di dubbi. Guardandola di profilo si capisce che le ruote anteriori non sono proprio nel posto più adatto a un utilizzo sportivo. Nonostante questo, le gomme nuove, i cerchi piccoli e questo ottimo assetto che monta l'esemplare in prova la rendono non la migliore sportiva di sempre, ma insomma una macchina piacevole e gradevole da guidare. Ecco, abbiamo capito, il punto debole di questa macchina è sicuramente l'impianto frenante, che nonostante sia associato a una massa relativamente contenuta, quindi appena 1200 kg, non è una macchina pesante. All'epoca anche le berlinone familiari erano molto leggere, quindi questa fondamentalmente pesa come pesava una 156 qualche anno dopo, con il telaio che nonostante molti non abbiano capito è un telaio diverso. Mi stupisce il fatto che sia veramente semplice e anche comoda da usare anche a velocità non del tutto
ortodosse. Al di là del fatto che il motore non è esasperato, una volta lanciato e andando su di giri riesce anche a farsi perdonare una scarsa coppia e comunque la sua età viene tradita facilmente. Aiuta moltissimo questo assetto, quindi da una parte mi dispiace non sapere come sarebbe andata di serie, dall'altra sono contento perché effettivamente riesco a divertirmi, cosa che probabilmente con molle e ammortizzatori di serie non avrei potuto fare. Per esempio questa curva qui così lunga e in appoggio pieno probabilmente mi avrebbe mandato chissà dove. 6.500, quasi 7. Il cambio poteva tranquillamente essere una tragedia, invece devo dire che che non è male, e una pedaliera così ben disposta oggi è molto difficile da trovare, soprattutto sulle Fiat. Il motore non rinuncia a cantare in uscita di curva a patto di mantenerlo sempre alto. Scendere sotto i 4.000 equivale a non camminare più, non va veramente avanti. Mi piace il fatto che sia molto piatta e che mi faccia vedere tutto quello che mi interessa del corpo vettura. Mi rendo conto, anche se sono pochissimi minuti che la sto guidando, di quali sono effettivamente i suoi ingombri e posso usarli nel modo giusto. Prendendo un po' di ritmo, senza offesa, inizio a capire perché è una vettura che mi avete chiesto tantissime volte di provare, ed effettivamente l'ho fatto volentieri perché la curiosità di capire cosa c'era dietro quella scritta rossa 16 valvole così arrogante, in puro stile pre-anni 90. Quella che guido è del 91 ed è una 4 porte, mentre c'era anche la versione 2 porte, forse era un po' più filante e sportiva, ma questa è quella più sensata a mio avviso. Una macchina così grande con solo 2 porte, poco senso. Devo confessare che mi fa una gran simpatia e non è né più né meno di quello che mi aspettavo. Avrei potuto essere un po' più esigente, ma non ne trovo il senso. Non è una macchina che ha mai avuto troppe pretese. Non tutti sanno che il disegno della Tipo era un disegno d'autore, era di Ercole Spada, quindi di un grande. A suo tempo non è stata accolta come un gran capolavoro. Quando ero ragazzino vedevo queste macchine e le guardavo un po' male, questa la Punto, poco curate esteticamente. Ora mi rendo conto che le rimpiango perché la sobrietà, l'eleganza di macchine comuni che poteva avere l'operaio come il dottore, oggi non è così. La sobrietà è un valore che si è totalmente perso. Pochissime case madri sono rimaste fedeli a un genere di disegno così pulito come poteva essere la Tipo. Me ne sto rendendo conto oggi, dopo tanto tempo, perché non si vedono più Tipo in giro per strada. Sono state prodotte 2 milioni di Tipo e non se ne vede più una. Sono state rottamatissime, sono sopravvissute soprattutto all'estero, perché quello che mi ha stupito molto non è stato ricevere dal pubblico italiano richieste per questa macchina, ma riceverle da fuori. Le richieste maggiori per questa macchina qui, o per esempio la Stilo Abarth, le abbiamo ricevute soprattutto dal pubblico estero, dalla Grecia, dalla Repubblica Ceca, dall'Olanda, dalla Svizzera. Infatti questa macchina qui in particolare apparteneva a uno svizzero, è stata reimportata in Italia dalla Svizzera. Non ce ne siamo resi conto più di tanto che all'estero queste macchine erano così apprezzate. Ora che si è sciolta un po', inizia a fare la voce grossa. La facevo molto più sottosterzante. Ripeto, gomme nuove, assetto della Madonna, va bene, ma se non c'è la base sotto, comunque non si fanno miracoli. Ci mette una vita a prendere giri, non è una turbo bara degli anni 80, frena anche meno di quelle macchine lì, però c'è un che di affascinante e c'è un qualche tipo di soddisfazione a guidarla.
trazione ne ha poca, nonostante la scarsa potenza, fa comunque fatica a darla giù tutta. Senti, 6.500, lascio, mi butto in curva, va via, ripremo, mi butto in curva, va via. Non è peggiore di tante macchine che vengono valutate molto molto meglio a livello dinamico. Comincia a scartare di più. Il posteriore me lo aspettavo peggiore, invece appoggia abbastanza bene, a patto di guidarla in modo molto molto pulito e poco prepotente, a differenza di come erano soliti fare i soggetti che compravano questa macchina all'epoca. Sulla rete non si trovano grandi prove di questa macchina, non si trovano grandi articoli, al di là delle comparative che si fecero all'epoca, tra cui una, mi ricordo, contro la Sunny GTR, la Escort e la Golf. Ricordo c'era una foto scattata alla stessa curva, allo stesso identico punto, non frena, e ricordo che la tipo non era affatto la peggiore delle quattro. Già da quella foto, che io ho in mente da anni, mi sono sempre spinto nelle mie valutazioni immaginarie. Ecco qui, questo è il peggio che si può avere dalla tipo. Questa curva appena fatta è quella che smaschera la effettiva qualità dinamica di una macchina. Povera tipo, non è il suo mestiere, ma soffre un po'. Una valutazione generica di questa macchina possiamo farla in 3 parole: non così male. Neanche, mamma mia, non frena per niente.